canale Tao Power Life. Oggi pratichiamo Qigong e andremo a fare degli esercizi coordinati tra la respirazione e il movimento fondamentalmente delle braccia, accompagnato anche dal resto del corpo. Sono esercizi che ci permettono di andare a ritrovare la posizione, come dicevano i taoisti, tra il cielo e la terra. L'uomo si muove al centro di due energie, l'una yang e l'altra yin. L'una quindi che scende sulla terra, la direzione dell'energia yang è verso il basso, e una che sale, e al centro, quindi come elemento di unione delle due energie, c'è l'uomo, ci siamo noi, all'interno della quale noi abbiamo sia l'energia yang, essenzialmente maschile, e l'energia yin, quella della terra, energia di nutrimento, energia femminile. Ed è importante ritrovare sempre all'interno del nostro corpo, a livello energetico, l'equilibrio tra l'energia yang o maschile e l'energia yin o femminile. Poi andremo a fare un altro esercizio, sempre di respirazione associato al movimento, che andrà invece a favorire l'apertura del cuore. Ricordiamo che sotto l'aspetto spirituale il cuore unisce, mentre la mente razionale divide. Ecco, noi abbiamo il compito di unire nell'equilibrio e nell'armonia due energie, quella maschile e quella femminile, ma non solo, l'unione delle energie, la fusione degli elementi, l'unione con gli elementi intorno a noi ci permettono quindi di realizzare quel percorso orientato alla luce, all'armonia e alla pace. E sono due esercizi particolarmente semplici, come tutti gli esercizi taoisti, vengono da molto lontano, ma sono esercizi semplici perché il Tao, la via, quindi verso l'armonia, verso la pace, verso la memoria di ciò che eravamo, una energia indistinta, è una via semplice. Allora, intanto facciamo sempre precedere, questo lo ricordo sempre, ogni sessione di Qigong da un momento in cui andiamo a sciogliere le tensioni del corpo. È utile anche fare un esercizio di questo tipo in cui andiamo a scuotere tutto il nostro corpo, proprio tutti i nostri muscoli, e li andiamo a abbandonare. Quindi sentiamo il senso di abbandono, tutto il muscolo, i muscoli che sono sotto la forza di gravità che spingono a terra, andiamo a secondare, a sentire questa pressione verso il basso, e andiamo a rilassare i muscoli. Potremmo fare anche un esercizio di questo tipo per sciogliere, oppure semplicemente uno scuotimento. Dopodiché è importante, come dico, creare il vuoto, perché è il vuoto che crea, è il vuoto che crea la vita. Come sappiamo, dal grembo nasce la vita, e il vuoto quindi è essenzialmente energia yin. Dobbiamo cercare di andare, quindi energia che nutre, dobbiamo andare a cercare di creare spazio per la nostra pratica, spazio per andare a riequilibrare le nostre energie, ma soprattutto spazio per sentire, perché dobbiamo sentire in che situazione stiamo vivendo. Se la nostra energia è orientata a riempire piuttosto che a ricevere, se la nostra energia quindi è orientata a riempire la nostra vita attraverso le attività piuttosto che all'ascolto di tutti i segni, di tutti i linguaggi che abbiamo intorno a noi attraverso l'universo, il linguaggio simbolico, il linguaggio dei segni, il linguaggio del tutto ciò che non si vede, perché è l'energia femminile, l'energia che ha le intuizioni, l'energia che è costantemente rivolta quindi verso l'alto, che tende a salire, che ci permette di creare quel ponte, che deve essere però ben radicato attraverso l'energia maschile, e quel ponte di collegamento con il divino. L'energia quindi come ponte di memoria, di collegamento verso la divinità. E andremo quindi a fare questo esercizio. Il primo è un esercizio quindi che ci permette, abbiamo detto, di andare a creare la posizione quindi all'interno del cielo e della terra, e il secondo di apertura del cuore. Allora, il primo esercizio: mettiamo i piedi alla distanza delle spalle, possiamo anche stare in questa posizione e mantenere per un minuto. Vedete che quando ricerchiamo poi l'allineamento dei punti energetici importanti, Bayui, la sommità della testa,
Poi abbiamo anche l'allineamento rispetto due dita sotto l'ombelico al dantian e poi l'allineamento rispetto al punto che si trova alla base del pavimento pelvico tra l'ano e l'organo sessuale. Potremmo proiettare quindi una linea che va in basso e che più o meno arriva alla metà della distanza dei nostri piedi. Rimaniamo così e cominciamo il primo esercizio. Il primo esercizio si tratta innanzitutto in fase di ispirazione, partendo da questa posizione, i palmi verso l'alto, andiamo a sospingere, quindi il movimento è molto lento, così come la respirazione, l'energia verso l'alto. Anzi, se andiamo a rallentare l'ispirazione e andiamo ad immaginare, perché movimento, respirazione e visualizzazione sono importantissimi nel Qigong, se andiamo a visualizzare che stiamo sospingendo verso l'alto con i nostri palmi rivolti verso l'alto, energia verso il cielo, possiamo anche avvertire che in realtà c'è qualcosa che ci crea pressione e arriviamo fino all'alto. Con lo sguardo seguiamo il movimento, restiamo nella nostra immaginazione, lo sguardo è rivolto verso l'alto. A questo punto le mani in fase tratteniamo l'ispirazione a polmoni aperti con lo sguardo verso l'alto e poi espiriamo, i palmi guardano questa volta verso il basso, verso la terra e visualizziamo che stiamo spingendo una palla davanti a noi verso il basso. La spingiamo, quindi cerchiamo di sentire questa palla fino ad arrivare alla fine della durata dell'espirazione in basso e quindi inspiriamo. Allunghiamo anche le gambe tutto verso l'alto. Quando invece andiamo a puntare i palmi verso il basso, andiamo a spingere questa palla di energia verso il basso, anche le gambe tendono a piegarsi, a accompagnare il movimento. Quindi in realtà stiamo lavorando con tutto il corpo. Inspiriamo ed espiriamo. Sentiamo, possiamo sentire se il movimento è lento, fluido, anche qualcosa che resiste al nostro movimento. Ma noi andiamo ad ispirare, ci allunghiamo verso l'alto e poi espiriamo. Inspiriamo con il naso, espiriamo con la bocca, possiamo anche associare il movimento del muscolo pubblico-cigeo. Inspiriamo e il muscolo al centro del perineo si rilassa, quando espiriamo invece andiamo a fare una piccola contrazione. E facciamo all'incirca 10, almeno 10 ripetizioni di questo esercizio molto utile soprattutto la mattina ma anche la sera, da due effetti diversi. La mattina quindi diciamo che in qualche modo stimola il risveglio, mentre la sera va a riconciliare la parte più passiva, no? Il rilassamento. Altro esercizio che possiamo associare, sempre in tema di respirazione, è molto semplice, manteniamo sempre la distanza tra i piedi alla stessa distanza delle braccia e delle spalle. A quel punto andiamo quindi a alzare le braccia, quindi spirando ai lati, quindi in questo modo. Inspiriamo e ci allunghiamo con le braccia. Poi, arrivata all'altezza delle spalle, giriamo i palmi delle mani che guardano avanti e andiamo in fase di ritenzione ad allargare in questo modo. Quindi spingiamo leggermente le braccia, quindi cioè nell'ultima fase dell'ispirazione in realtà verso dietro. Questo che cosa significa? Questo che cosa porta? Crea un'apertura del petto, del cuore, stiamo lavorando col cuore, l'apertura del chakra e un inarcamento della schiena. Quindi inspiriamo, l'ultimo tratto rotazione del polso, apertura del petto, inarcamento della schiena, restiamo in questa posizione, ritenzione a polmoni aperti e poi andiamo ad incrociare le braccia che si chiudono durante la fase di espirazione davanti al petto in un grosso abbraccio. Ritenzione a polmoni vuoti e poi andiamo giù.
e ripetiamo. Inspiriamo, ritenzione, espiriamo, inspiro con il naso, espiro con la bocca, alterno l'incrocio, una volta la mano destra sta sopra e la mano sinistra sta sotto, una volta viceversa. Inspiriamo ed espiriamo. Quando espiriamo possiamo anche piegare leggermente le ginocchia, ci chiudiamo, le mani, ci abbracciamo con le mani, dopo aver aperto il cuore e scendiamo giù. Inspiriamo e espiriamo. E anche di questa seconda esercizio di respirazione coordinato con la visualizzazione, l'apertura del cuore, visualizziamo, e l'abbraccio quindi a noi, è un esercizio particolarmente semplice e utile che può essere associato al primo e insieme ci danno una sferza, quindi una ventata di benessere e di energia. Se sentite delle percezioni di benessere, perché no, commentate, ma comunque esprimete tutte le percezioni che vi dà l'esercizio e come vi sentite, perché è sempre molto utile. E commentare è di stimolo agli altri, ma significa anche che stiamo prendendo contatto con le nostre percezioni, e nel Qigong è molto importante non soltanto il movimento, abbiamo visto, ma coordinare il movimento con la respirazione, con la visualizzazione, ma anche il mondo delle percezioni. Perché quando andiamo a lavorare con l'energia, il Qigong significa lavoro con l'energia, e dobbiamo andare man mano a sviluppare la percezione dell'energia fuori e dentro di noi. E come si fa? Andiamo a rallentare il nostro movimento. Se rallentiamo, ma il movimento rallenta se rallentiamo la nostra respirazione, perché il movimento è sempre associato alla durata della respirazione, quindi la respirazione, ispirazione ed espirazione, che guida il movimento adesso coordinato. Manteniamo sempre il focus, manteniamo sempre la visualizzazione, svuotiamo i pensieri, svuotiamo le emozioni, focalizzati, creiamo spazio, come creando il vuoto dentro di noi, vuoto di pensieri, vuoto di emozioni, facciamo spazio al lavoro che stiamo facendo. Se il video vi è piaciuto mettete un like, altro modo di sostenere il canale è quello di andare ad aumentare le iscrizioni, quindi suggerite questo canale alle persone che in questo momento hanno bisogno di ridurre lo stress, di allentare le tensioni, di aumentare la carica energetica, aumentare il proprio benessere fisico, psichico, emozionale e anche scoprire un risveglio spirituale. C'è Tao Power Life, dove andiamo a trattare tutti i diversi aspetti a sistema nella loro interezza, perché noi siamo esseri multidimensionali, abbiamo tante dimensioni, l'una associata all'altra, però dobbiamo tenerne conto e dobbiamo lavorare su ciascuna dimensione. Ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life. Grazie, grazie, grazie.